Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 16 maggio, dove troveremo la luna nuova in toro. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci in questo periodo? Quindi noi andiamo ad analizzare questo momento dal 2, quindi subito dopo la luna piena, proprio per cogliere le migliori energie e che poi troveremo nel culmine della luna nuova del 16 maggio. In toro ci porta maggiore equilibrio e benessere, possibilità di gettare le basi per il futuro e di cogliere ottimismo, nuova speranza, fiducia, nuove opportunità, pazienza e impegno sono tutte cose che ci aiuteranno proprio a realizzare, perché è un periodo abbastanza produttivo e intenso, anche un buon momento per comunicare e prendere decisioni importanti. Di contro dobbiamo fare attenzione perché potremmo avvertire dei sentimenti di ansia, forti emozioni legate alla paura, alla fretta di agire. Soprattutto è controproducente la fretta perché se non abbiamo un piano ben preciso, appunto potrebbe essere distruttivo. E un'altra indicazione è quella di non iniziare nuovi progetti se appunto non fissiamo degli obiettivi ben precisi e non devono essere troppo complessi. Non è proprio consigliato in questo momento proprio investire o richiedere prestiti, però insomma dipende da quello che state vivendo. Anzi, vediamo anche in base alle energie degli oracoli cosa vi suggeriscono. Il primo messaggio arriva dal gatto nero, ci fa una specie di fotografia del momento intorno al 2 maggio, con questa carta. Il primo messaggio è rivolto proprio verso noi, e cioè all'indipendenza, all'amore per se stessi, lavorare sulla propria autonomia, o anche sulla propria fiducia nelle capacità. In un altro senso ci dice che noi abbiamo già tutto ciò che ci serve e quindi possiamo essere noi il sostegno di noi stessi, che alcune cose dobbiamo farle da soli, perché magari riusciremo ad ottenere molto di più. È anche un ottimo momento per proteggerci, per difenderci, anche per attirare o maggiormente per allontanare delle cose e delle persone che magari non sono tanto positive per voi. Coltivare l'indipendenza ovviamente non vuol dire che non ci si deve lasciare aiutare da nessuno, si vede che magari abbiamo maggiormente bisogno di noi stessi e delle nostre capacità per poterle sfruttare al meglio, senza magari necessariamente aspettare per forza qualcuno. La danzatrice della luna ci consiglia di seguire un po' il flusso delle varie circostanze che accadranno intorno a noi, ma soprattutto ci suggerisce una cosa secondo me fondamentale, è che dobbiamo coltivare il piacere, la passione, fare ciò che ci piace, a volte anche il concederci uno spazio tutto nostro per scaricare la tensione, per divertirci, per distrarci un attimino o festeggiare qualcosa, anche una piccola vittoria, un momento di condivisione, di apertura o anche proprio per sfogarci. Abbiamo bisogno di dare spazio o prenderci proprio del tempo per un qualcosa di tutto nostro. E poi troviamo la metamorfosi. Forse tutti questi suggerimenti che sono usciti possono essere utili ad attuare una trasformazione profonda nella vostra vita,
soprattutto per quelli che, sanno già che vogliono iniziare un nuovo percorso o vogliono, rigenerarsi, cambiare perché magari avete passato un momento abbastanza, difficile, oppure c'è un po' di insoddisfazione, allora a maggior ragione si ha bisogno di, uscire da ciò che vi blocca, perché effettivamente questa carta indica il sentirsi in trappola, il sentirsi nel desiderio di rinnovare, di trasformare, allora questo è il momento giusto per farlo. Ma non un semplice cambiamento, qui c'è una trasformazione a livello profondo. Magari può esserci anche qualche situazione un po' strana, un po' avversa, ma non arriva ad essere totalmente negativa, arriva ad aiutarvi a seguire quella luce che vi farà uscire, dal buio, dall'incertezza e dal blocco. Sarà un piccolo passaggio, probabilmente, verso la metà, del mese, quindi per andare poi a concludere con questa effettiva trasformazione e portarvi nel nuovo inizio. Procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, il primo messaggio arriva dagli anziani. Ecco, non a caso troviamo proprio un numero 1. Abbiamo parlato di trasformazione e di nuovo inizio, in questo caso già a livello numerologico il numero 1 ci dice, del nuovo inizio. E l'ulteriore indicazione proprio della carta degli anziani è di sfruttare la nostra esperienza, la nostra saggezza, di ricevere, dare consigli. Magari c'è qualcuno che è pronto ad aiutarvi in qualsiasi circostanza. Cercare adesso di costruire un nuovo destino, di analizzare qualsiasi cosa intorno a voi sempre in base a quello che avete già vissuto, però è il momento di guardare avanti, non più indietro. Ricordatevi che avete un momento di profonda trasformazione proprio per un nuovo inizio, una nuova illuminazione, una nuova esperienza. Bella questa carta soprattutto per chi segue molto, la creatività, l'arte, la sensibilità, il proprio intuito, e infatti il fulmine indica proprio quel colpo, colpo di fulmine. Poi può riguardare anche effettivamente l'ambito amore, ma questo è un piccolo dettaglio. Di sicuro indica il risveglio, un rinnovato senso di chiarezza, passione e visione, ma illuminazione, anche un'intensa scarica di adrenalina proprio per accogliere, e accendere una nuova energia, sempre tramite la creatività e l'ispirazione. Poi la possiamo utilizzare in qualsiasi ambito della vostra vita, cioè anche nelle questioni, pratiche, anche se non fate un lavoro creativo, ma, io dico tra virgolette tanto impegnativo a livello mentale, vi può servire, quella idea, quell'energia, proprio, da poter sfruttare al meglio le vostre capacità e soprattutto per non disperderle. Il testimone, ecco, questo è un messaggio molto particolare perché, è un consiglio proprio per voi, per ascoltarvi, per vivere il momento presente, di, compiere dei gesti quotidiani consapevoli. È giorno per giorno che si costruisce il proprio futuro, però il momento presente per voi è determinante. E quindi anche questa fa riferimento all'ispirazione, al ricevere dei messaggi intuitivi, ma soprattutto per trovare forza nell'azione, perché è proprio quello che vi darà l'impulso a cambiare qualsiasi cosa, preconcetti, smascherare le convinzioni, tracciare un nuovo percorso e, soprattutto stare meglio con voi stessi e con gli altri. Si conclude qui la lettura
ancora vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!